Per connettermi alla pagina web, la prima cosa che devo controllare è di non avere già qualche programma collegato alla seriale. In questo caso io ho DJ e se mi connetto mi darà errore. Eccolo qua. Quindi chiudo DJ, mi connetto con successo. Posso già notare che ci sono due configurazioni. Quella 1, diciamo, è quella che uso più per i volumi e poi la seconda è quella che utilizzo più per la programmazione MIDI. In ogni sessione io posso modificare in modo indipendente tutti i parametri, come ad esempio il LED, che se accendo magari si capisce qualcosa. Stessa cosa per l'altra sessione, posso spegnerlo, posso accenderlo, posso modificare l'intensità e posso anche disabilitare i fader in modo tale che se io li tocco accidentalmente non parte nulla. È comodo questo sistema per garantire che io possa identificare in modo veloce e chiaro quale sessione sto usando, quindi io solitamente ne tengo una accesa e uno spento. Per configurare una scorciatoia mi basta cliccare sulla spunta corrispondente al fader, selezionare il tasto che voglio, posso anche catturare il tasto con dei modificatori, in questo caso mi basta la barra spaziatrice per far partire il programma e devo ricordarmi di inviare il tutto col tasto invia. Lo sottolineo perché spesso me lo dimentico, nonostante sia io l'autore del codice. Questo poi è il risultato finale. Per fare partire la riproduzione di un software in background, io devo prima configurare un programma di automazione tipo AutoHotkey. Nel mio caso ho Ctrl-Alt F1 che mette in pausa l'eseguibile Spotify.exe e Ctrl-Alt F2 che lo mette in play. A questo punto io posso aprire DJ, non prima di avere ovviamente chiuso la connessione seriale. Vado ad aprirlo, eccolo qua, faccio notare che la configurazione di DJ indica l'eseguibile Spotify.exe sullo 0, corrispondente al fader 1, e adesso se io alzo il fader 1 dovrebbe partire la riproduzione e il volume dovrebbe alzarsi. My way.